Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lessi e oggi andiamo a parlare di Germania, di Italia e dei rapporti tra Germania e Italia dal punto di vista della società. È un argomento un po' difficile, sono sicura che è anche molto dibattuto e voglio partire a parlarne appunto prendendo spunto dai commenti che ho ricevuto sotto alcuni dei miei video e che mi hanno colpita direi negativamente. Allora, nel video in cui facevo la recensione di questo libro che si chiamava Alligatore al Parini, ho parlato di come tante volte sotto video, commenti e qualunque cosa si trovino commenti molto negativi, addirittura insulti. Stessa cosa ho notato sotto i miei video, nel senso che c'è gente che magari è solo maleducata, magari non si rende conto di quello che dice, però fa commenti veramente pesanti sia su di me sia che sulle mie competenze, accusandomi in maniera molto aggressiva di essere ignorante in materia. Quando sono ignorante io lo preciso, nel senso che ad esempio mi è stato criticato di non sapere come funziona il fatto di andare a buttare la spazzatura per strada, quando io effettivamente ho detto guardate, non so se è così, io ho notato questo. Cioè quello di cui parlo nei miei video sono cose che ho notato, poi possono non essere così e tante volte faccio il video appunto perché mi interrogo su questa situazione, non so perché sia così, mi piacerebbe saperlo e è quello che mi aspetto da voi. Invece la gente mi viene qua aspettandosi che sia io ad avere tutte le risposte, anzi pensando che io abbia già la risposta e vengo qua a raccontarvi la risposta. No, non è così. Per cui questa cosa, sapete che mi piace mettere puntini sulle i, quindi mettiamoci tanti bei puntini su queste i. E mi è stato detto da una persona che gestisce un altro canale, e sempre a proposito della Germania, che anche lui riceve tantissimi commenti molto negativi di gente che gli dice che le cose non sono così. Io direi che una cosa importantissima è rendersi conto che quella che noi presentiamo è un'esperienza nostra, cioè io racconto questo perché io ho vissuto questo. Chiaramente se tu vai in quel posto, magari hai un'altra mentalità, magari hai altri bisogni, hai altre necessità, per cui percepisci l'intera cosa in maniera completamente diversa e hai anche sensazioni diverse, quindi chiaramente quello che dico io non esprime quello che hai vissuto tu e nessuno pretende il contrario. D'altra parte tu non puoi pretendere che io viva o che senta le cose nel modo in cui le senti tu, perché siamo persone diverse. Un'altra cosa che secondo me, non so se è più interessante o più triste a notare, è che secondo me si è arrivati a un punto in cui non è più socialmente accettabile parlare bene dell'Italia e siamo talmente abituati a sentirci dire che la politica fa schifo, che non c'è lavoro, che cosa succede quando un politico non è d'accordo con l'idea di qualcun altro e cerca di distruggerlo mediaticamente, cioè cerca di dire che è un incompetente. Una cosa che ho notato nelle campagne è che è più quello che si dice contro gli altri che quello che si porta a favore della propria tesi, e che quindi a forza di sentire e vedere la gente che si comporta così abbiamo iniziato a comportarci così anche noi. E a parte che lo vedo come una degenerazione un po' della nostra società e che credo che il fatto che tutti fanno così non sia una giustificazione per fare altrettanto, però questo mi porta a riflettere sul fatto che forse talmente abituati a questa cosa che bisogna dare contro agli altri, che l'unico modo per far valere la propria opinione è dimostrare quanto siano sbagliate le opinioni degli altri, ci porta a quello che vediamo adesso su internet e ci porta a vedere, a scaturire queste guerre di opinioni che poi quanto a sostanza, qual è la sostanza? Voglio dimostrare che tu sei un incapace, sei un incompetente e cosa porto di mio? Niente, cioè porto solo che la tua teoria è sbagliata, cioè non cerco di portare qualcosa di positivo a sostegno della mia, cioè non penso al mio, penso a farmi gli affari tuoi e dire quanto sbagli tu. Non si sa neanche perché, cioè mentalmente dovrebbe essere una cosa scioccante, dovrebbe essere una cosa che ci fa dire ma oh sei fuori, eppure non lo fa nessuno, cioè è proprio una cosa diffusa, lo vediamo nei talk show, lo vediamo dovunque, cioè si cerca sempre di schiacciare l'altro e alla fine le idee vengono schiacciate in mezzo a questa lotta del chi ha più ragione, chi è più bello, chi è più intelligente. E quindi anche quando uno parla bene dell'Italia, l'ho visto proprio sotto tantissimi video, quando uno parla bene gli viene detto che è un ignorante, che non si può parlare bene dell'Italia. Ma perché non si può parlare bene? Cioè dobbiamo vergognarci del nostro paese a tal punto da adorare qualunque altra cosa tranne che l'Italia. La cosa divertente è che questa cosa la notano anche gli stranieri, cioè io ho visto video di ragazzi americani che dicono appunto che un problema degli italiani è che hanno sempre qualcosa da lamentarsi a proposito dell'Italia. Si lamentano anche gli altri, cioè gli americani si lamentano dell'America, i tedeschi si lamentano della Germania,
non è una cosa che abbiamo solo noi. Signori, cerchiamo di superare questa cosa, perché l'Italia è fatta anche dagli italiani, cioè non è l'Italia un paese, noi siamo qua per caso e fa schifo perché è piovuta così dal cielo, cioè siamo anche noi che facciamo delle scelte, queste scelte comportano delle conseguenze e queste conseguenze portano a quello che abbiamo oggi. Cioè, è vero che c'è da fare un lavoro immane, è vero che c'è tantissimo da fare, però da qualche parte dobbiamo iniziare e soprattutto dobbiamo essere noi a iniziare, perché d'accordo, vediamo che il politico non fa quello che noi vogliamo che faccia, e noi cosa facciamo per cambiare? Ci lamentiamo, protestiamo, cioè andiamo a piangere perché non fa quello che vogliamo noi? E soprattutto ci lasciamo, secondo me, tanto convincere da queste storie che praticamente un politico fa qualcosa, il politico del partito avversario cosa fa? Deve dimostrare quanto è sbagliato quello che ha fatto, quanto era incapace, appunto perché altrimenti non viene votato. Cioè, proprio le campagne elettorali italiane sono questo, cioè dare contro tutti gli altri in modo da farsi sembrare l'unica soluzione possibile. Poi cosa succede? Va al potere, non riesce a completare tutto quello che ha promesso di fare, o ci sono degli incidenti o qualcuno gli impedisce, insomma capita sempre qualcosa e il politico dopo cosa fa? Ma lui aveva detto che avrebbe fatto questo e alla fine non l'ha fatto, ho capito, però cioè, qualcosa ha fatto anche lui, cioè, vediamo proprio sempre tutte le cose. E Monti ha distrutto l'Italia, Renzi ha distrutto l'Italia, Berlusconi ha distrutto l'Italia, pare che tutti distruggano l'Italia. E l'Italia è ancora qua, però veramente dobbiamo iniziare a fare qualcosa, ma noi, cioè di primo come persone. E questa cosa del dare contro l'Italia mi sembra nascondere la testa sotto la sabbia, cioè un dire io non c'entro niente, non ho fatto niente, peggio, cioè non è una cosa positiva che tu non abbia fatto niente, per ridurla così, significa che non hai fatto il tuo dovere, significa che non ti sei impegnato per cercare di migliorarla un po'. Chi invece ci crede, chi invece lavora, si sente continuamente attaccato da queste persone che non fanno niente per migliorare le cose. E non dico che sia sbagliato trasferirsi in un altro paese, ma credo che il fatto di trasferirsi e poi tornare ad odiare il paese in cui si è nati, odiare la propria cultura, sia, non lo so, un omicidio rispetto alla propria cultura, al proprio retaggio. E non lo so, io lo trovo molto triste, che ci sono tantissimi youtuber che parlano di Germania, per cui mi è stato spesso chiesto cosa ne penso, e una dei più gettonati pare che sia questo Lambrenedetto XVI, che parla anche lui di Germania. Devo dire che non guardo i suoi video perché tante volte lo ritengo un po' eccessivo, cioè molto arrogante, molto è tutto così, e non è un tipo di espressione, di esposizione che a me piace, per cui di solito lo evito. Ho trovato però un video l'altro giorno in cui dava consigli ai ragazzi italiani che vogliono trasferirsi in Germania, in cui metteva in chiaro e molto bene diversi punti, e su quel video concordo in pieno sui consigli che ha dato e anche sulle osservazioni che ha fatto. Una delle osservazioni era appunto che tantissimi italiani in Germania non ti aiutano perché sono incattiviti, sono invidiosi, non lo so cosa abbiano, però sono veramente crudeli nei confronti degli altri italiani che sono lì, e la cosa l'ho notata anche sotto i miei video, perché spesso vengono a dirmi guarda, gli italiani devono andarsene, magari vi posto qualche commento qua di quelli che ho ricevuto dei più simpatici, e che ti dicono se non ti piacciono le cose come sono in Germania, rimani in Italia, vattene, eccetera eccetera. No, non è detto che non ci piacciono le cose come sono in Germania, soprattutto su questo canale ci limitiamo ad esprimerle, a farle notare, a notare le differenze, e io ripeto, non ritengo la cultura tedesca superiore e non ritengo la cultura italiana superiore, credo che siano due cose diverse, entrambe interessanti, entrambe con punti positivi e negativi. Invece mi sembra di notare che per alcune persone non esistono punti positivi in Italia, non esistono punti negativi in Germania, e questa cosa, poi chiaramente ci sono anche quelli che fanno l'opposto, cioè l'Italia è super, il massimo, la Germania fa schifo per principio perché sono tutti nazisti. No, ragazzi, usciamo da questa cosa, questi sono stereotipi, siete rimasti dietro di, non so, qualche anno, e la Germania non è più così, sono usciti e sono una democrazia anche loro. Vi informo su questa cosa che probabilmente verrà sfuggita, e anzi sono molto aperti, molto disponibili, e delle persone splendide, non tutti, però ce ne sono tante veramente splendide. Quindi questo video è appunto per cercare di calmare un attimo gli animi e portare una versione un po' più equilibrata della cosa.
E un'altra cosa che ci tenevo a far presente, che mi ha colpito molto aver visto un video tempo fa di un programma, sapete che io sono curioso sui programmi americani, c'era questo programma che si chiamava What Would You Do, cioè cosa faresti, e in cui il conduttore andava e presentava diverse situazioni, gli esperimenti sociali adesso li chiamano, quindi a presentare, a mettere la gente in difficoltà in alcune situazioni in cui ci si aspetta che la gente reagisca per vedere se effettivamente reagisce o meno. Uno di questi esperimenti l'avevano fatto in Francia, erano andati apposta in Francia e hanno portato 2 americani vestiti proprio da classico texano arrogante, cappellino, come si chiama, il cappello da cowboy, camicione, sandali, cioè proprio il gusto e l'eleganza era una cosa ai miei livelli, per dire. E li hanno messi in Francia, quindi la cultura francese, il gusto, il bon ton, eccetera eccetera, e li hanno mandati in un ristorante in cui hanno iniziato a fare i classici cafoni americani, quindi si siedono, gambe sul tavolo, protestano con il cameriere, anzi più che protestano gli dicono che non gli piacciono i piatti come sono, per cui chiedono varie modifiche ai piatti e insomma fanno una serie di cose del genere, aspettandosi che qualcuno dica qualcosa, e effettivamente qualcuno si è andato lì a dire qualcosa. Poi si è scoperto però che tutti quelli che hanno protestato per questi turisti americani erano in realtà americani loro stessi. Quando poi hanno chiesto ai francesi cosa ne pensavano di questi turisti americani, i francesi si sono messi a ridere dicendo che li ritenevano molto simpatici, per cui quello che era stato criticato da altri americani a questi americani sul fatto di essere maleducati, sul fatto che in Francia non ci si possa comportare così, in realtà non era vero, perché ai francesi non poteva fregare di meno e anzi erano contenti di conoscere questi americani. Quindi forse è la stessa cosa traslata sugli italiani in Germania, sono gli italiani che vedendo altri italiani che esprimono quello che secondo loro è una cultura italiana stereotipata, da cui loro vogliono discostarsi perché magari se ne vergognano, e fanno sentire questo italiano che parla della Germania in modo negativo come una cosa scandalosa, come una cosa che non si può fare e che esemplifica proprio quelle caratteristiche italiane che loro odiano, perché ad esempio io ho parlato dell'arrivare in ritardo, chiaramente sono la prima che se uno mi si presenta ogni giorno con mezz'ora di ritardo mi infurio, cioè io sono quella che arriva lì con 10 minuti di anticipo, però se uno mi si presenta una volta 5 minuti in ritardo, ragazzi, io non ho nessunissimo problema, non capisco perché bisogna scandalizzarsi per 5 minuti di ritardo, una volta 5 minuti di ritardo. Invece mi è stato detto sotto il video: tu sei la classica italiana, ma mi è stato detto come se fosse una cosa negativa essere italiani, e sono cose che mi fanno stringere il cuore, cioè noi siamo italiani, parliamo italiano, perché dobbiamo vergognarci della nostra cultura, della nostra lingua? È vero che ci sono persone italiane che sono dei grandissimi cafoni, come ci sono persone tedesche che sono dei grandissimi cafoni. Non capisco questa cosa del doversi vergognare della propria cultura perché abbiamo degli stereotipi, ogni cultura ha degli stereotipi. Se non concordiamo con questi stereotipi ci basta non rappresentarli. Io questa cosa del no, non sono così, sì, cioè se mi dicono gli italiani mangiano sempre pasta e si mettono a ridere, effettivamente io mi sono resa conto che mangio più pasta rispetto a un tedesco. Quindi per un tedesco è possibilissimo che vedendo quello che mangio io gli venga in mente che io mangio sempre pasta. Vabbè, e allora non vedo tutta questa tragedia. E non lo so, quello che dicevo in quest'altro video quando facevo la recensione di Alligatori al Parini è che forse si è arrivati a un livello in cui è completamente scomparsa l'idea di cosa è giusto e cosa è sbagliato dal punto di vista dell'educazione. Quindi ormai tutto è diventato un po' lecito e non ci fermiamo neanche a pensare che c'è una persona dietro quello che si legge, e tendiamo ad attribuire, soprattutto via internet, dove non riusciamo a dare un tono a quelle parole, non riusciamo a leggere quello che c'è dietro, cioè leggiamo solo quelle 2 parole magari in maniera molto svelta e superficiale, e per cui quello che leggiamo è più quello che noi percepiamo. E mi ha fatto un po' sorridere perché ho avuto una discussione tempo fa con una persona a cui facevo notare che se lui ha percepito un mio intento negativo nel fare questo video, che non c'era da parte mia,
perché forse questa cosa negativa ce l'ha dentro di sé e mi si è infuriato, mi ha fatto su una serie di uscite molto no, sei tu, non capisci niente, eccetera eccetera. E ragazzi, non l'ho inventata io, è una cosa, proprio le basi di psicologia dicono che questa cosa si chiama transfert, e cioè si tende a mettere le proprie emozioni, a leggere le proprie emozioni nelle azioni che compiono gli altri. Quindi attenzione veramente, quando dite non ti arrabbiare, probabilmente non è l'altro che è arrabbiato, è molto probabile che siate voi a essere arrabbiati e percepire della rabbia, perché ce l'avete dentro, quindi la percepite davvero, c'è in quello che vi viene detto. E tante volte però dall'altra parte questa cosa non c'è. Un'altra cosa che mi ha lasciato molto così un po' perplessa è che questi commenti sono spesso senza appello, cioè ti dicono tu sei così perché l'ha deciso l'altra persona. Ragazzi, su questa cosa veramente vi invito a riflettere. Se volete credere che io sia così, fatelo pure, però sappiate che, cioè, se volete la verità, cioè se volete conoscermi davvero, chiedete, fate domande, e sono la prima a essere disposta a discutere, soprattutto se la cosa è ben argomentata. Cioè, quando uno mi dice no, è così perché è così, non mi piace, o è così perché tu sei stupida, non mi piace. Cioè, se uno mi dà della stupida non ci discuto neanche, perché sapete quella citazione famosa, non discutere con un idiota ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza, ecco, non ci tengo, per cui evito questo genere di conversazioni, anzi mi metto a prenderle in giro, perché ma se le cercano a un certo punto, cioè non sono una di quelle persone che se uno inizia a fare il gradasso sta lì e lo sta ad ascoltare, o lo zittisco o lo prendo un po' in giro, perché sono fatta così, cioè mi piace scherzare, mi piace prendere in giro la gente, sperando di non farlo con cattiveria, perché poi alla fine è sempre difficile anche valutare, cioè può capitare, e in quel caso mi dispiace. Per oggi mi sembra di aver parlato abbastanza, però ci terrei a sapere cosa ne pensate voi di questi commenti molto negativi e di questi italiani all'estero. Soprattutto, avete conosciuto altri italiani all'estero? Come li avete trovati? Sono tutti così cattivi come vogliono farci sembrare, pensare? Avete conosciuto belle persone? Io ne ho conosciute, a dire la verità, di quelle che ho conosciuto fisicamente sono più le persone positive di quelle che hanno un odio verso l'Italia, un odio verso gli italiani. Invece sul web mi sembra che sia più il contrario, probabilmente perché sono tutti sul web e quando sono in giro si comportano da persone civili, o forse appunto il fatto che non siano persone civili e quindi siano un po' insoddisfatti della loro vita, di quello che fanno, li porti ad essere così crudeli nei confronti degli altri sul web. Non lo so, può sempre essere. Qui intorno adesso cominceranno a comparire gli altri video, se non sono già comparsi, perché valuto sempre male i tempi, per cui ci sarà qualche altro video qua intorno, se volete potete curiosare, se non siete interessati potete andarvene, in caso contrario potete mettere un dislike se non vi è piaciuto il video, like se vi è piaciuto, iscrivervi, e noi ci sentiamo settimana prossima con un altro video, il mese prossimo sicuramente con un altro video a proposito della Germania, in mezzo ci sarà qualche lezione in tedesco, qualcosa sul Trentino e qualcosa di random. Ciao a tutti!